Investire in immobili può davvero cambiarti la vita, permettendoti di guadagnare delle somme che difficilmente potresti guadagnare con altri lavori. Ma è davvero tutto così semplice? In questo video andremo controcorrente e ti mostrerò 3 motivi per cui investire in immobili potrebbe non fare al caso tuo. Ma non perdiamo tempo e iniziamo subito. Punto numero 1. Non ti piace la gente. Qui è il caso di specificare. Non ti piace lavorare con la gente. Non serve necessariamente essere estroversi. Ci sono delle persone che semplicemente preferiscono lavorare su oggetti oppure dati. Nell'immobiliare dovrai trattare sempre con persone. Dovrai parlare diverse lingue. Una per parlare con le maestranze, gli artigiani, un'altra per parlare con notai, avvocati, agenti immobiliari e così via. Sarà necessario ovviamente imparare a trattare in maniera efficace con ciascuna di queste figure. Passando al punto numero 2, non ti piace chiedere soldi. Dovrai chiedere soldi. Dovrai mettere alla prova la tua relazione con il denaro. Non per tutti è poi facile relazionarsi con grandi importi, come quelli richiesti dall'acquisto di una casa. Comprare una casa infatti costa, non serve che lo dica. Ma non solo, dovrai trovare dei finanziatori, dovrai iniziare a chiedere soldi in giro. Questo non è facile per tutti. Chiedere soldi alla banca ricade in un ambito di normalità. Chiedere soldi invece agli amici, ai parenti e ai familiari potrebbe non essere altrettanto facile. Che mai poi dovrebbero finanziarti? È necessario fare i conti con domande come questa. E inoltre è necessario imparare a presentare le opportunità nel modo giusto. Non conosci davvero la tua relazione col denaro finché non ti serve chiederlo. Per finire il punto numero 3, l'ultimo punto, quello relativo allo stress. L'immobiliare promette grandi risultati, ma i grandi risultati arrivano da grandi problemi. Alcune persone si scontrano con dei problemi che non sono ancora in grado di gestire. Altri invece scoprono di prosperare in mezzo ai problemi. Non puoi saperlo in anticipo. C'è chi parte ad esempio in quarta e poi si ferma dopo aver venduto per tutta una serie di piccoli problemi che avvengono nel post vendita. Altri invece partono dubbiosi e fanno il botto proprio alla prima operazione immobiliare. L'unica certezza è che ci sarà stress, magari neanche maggiore, ma di sicuro diverso rispetto a quello a cui potresti essere abituato. Se invece pensi che l'immobiliare faccia per te e che quanto detto qui sia un ben misero prezzo da pagare rispetto a quanto potresti guadagnare investendo in immobili, ti invito a guardare il video che trovi qui di fianco. Metti like e iscriviti al canale, scrivimi nei commenti, grazie e al prossimo video.